Enolovers, come state? Spero davvero alla grande. Cari amici, un po' di tempo fa durante una cenetta in famiglia ho avuto l'occasione di provare 3 spumanti metodi classici che erano davvero incredibili, indimenticabili. 2 di queste erano bollicine Franciacorta. È qui che a un certo punto uno dei partecipanti alla cena mi chiede: ma perché questo Franciacorta è così famoso? Così ho raccontato subito la sua storia. Una terra che senza problemi ha saputo sfidare quella dello champagne portando il suo nome nell'Olimpo enologico. Quindi se anche tu sei curioso, allora sei nel posto giusto. Quindi let's go! Siamo in Lombardia a sud del lago Iseo, nelle colline bresciane, una zona che comprende all'incirca 19 comuni. Mi viene da dire che è un paesaggio fatto di monasteri, borghi antichi, campagne ordinate, un posto che sembra fatto quasi per giornate lente e serene, tranquille. Eppure dietro a questa calma apparente c'è un cuore che batte e batte veramente forte. Ed è proprio qui che nasce una delle più affascinanti storie del vino italiano. Partiamo dalla parola Franciacorta, che affonda le sue radici nel Medioevo. Il nome deriva da Curtes Franca, le corti franche, esenti dai dazi grazie ai monaci cluniacensi, congregazione che poi nasce dall'ordine di San Benedetto. E furono proprio i benedettini a custodire la vite e i saperi agricoli. Ma la svolta arriva all'incirca negli anni 60, quando un uomo, Guido Berlucchi, e un giovane enologo, Franco Ziliani, decidono di tentare l'impossibile: produrre uno spumante metodo classico in Lombardia. Il risultato? Ragazzi, che ve lo dico a fare, un successo straordinario. Praticamente la scintilla che accende il mito del Franciacorta moderno. Ma cos'ha di speciale la Franciacorta? Anzitutto una regola ferrea: qui si produce solo ed esclusivamente metodo classico, senza nessuna scorciatoia, nessun charmat o charmat lungo. Questo significa rifermentazione in bottiglia, riposo sui lieviti e tanta pazienza. Voi quanta pazienza avete? Beh, in questo territorio ne hanno davvero da vendere. A proposito di territorio, suoli glaciali ricchi di sabbia, ghiaia, ciottoli, tutto questo per un mosaico che dona complessità e freschezza e si sente poi anche nella bottiglia e nel calice. E infine i vitigni utilizzati: Chardonnay, Pinot Nero e anche un tocco di Pinot Bianco. Quest'ultimo però non può superare il 50% del totale. Ovviamente uve coltivate con rigore e passione. Parliamo ora di un argomento che mi acchiappa parecchio, parliamo di date, parliamo di momenti importanti, decisivi. Era il 1967 quando il Franciacorta vive un passaggio fondamentale, infatti è la data in cui ottiene la DOCG, un riconoscimento importante che certifica la qualità e il legame indissolubile col territorio. Ma poi è nel 1995 che arriva la consacrazione vera e propria: lo spumante ottiene la DOCG, acronimo di denominazione di origine controllata e garantita. Un primato assoluto perché è la prima denominazione in Italia assegnata ad un metodo classico. Questo significa che non si parla semplicemente di un vino, ma di una tradizione, di una tecnica produttiva elevata ad eccellenza nazionale. Oggi diremo la nascita di un brand. Infatti da quel momento, da quel riconoscimento, Franciacorta non è più soltanto il nome di un territorio, ma è diventato il linguaggio di un vino, un marchio di stile e identità. Se ci pensate bene, un po' come in Champagne, è la parola stessa che diventa sinonimo di metodo e di eleganza, di unicità, perché quando dici Franciacorta non hai bisogno di aggiungere altro. Un altro aspetto fondamentale, importante del Franciacorta, che spesso sorprende anche gli appassionati, riguarda la sua normativa. Pensate che il tempo minimo di affinamento sui lieviti è di 18 mesi, quindi addirittura più lungo di quello richiesto allo Champagne nella versione base, che è di 15 mesi. Questo credo però non sia un dettaglio da poco, infatti significa permettere al vino di sviluppare maggiore complessità aromatica, finezza nella bollicina e un profilo gustativo davvero maturo ed elegante. Ovviamente è una scelta che comporta inevitabilmente rese più contenute e un minor numero di bottiglie sul mercato. Ricordiamoci che le rese di un vitigno è uno degli aspetti fondamentali per un vino di qualità, anzi, se ne vuoi sapere di più scrivimelo nei commenti che poi ne parliamo. Ecco, uno dei segreti della qualità assoluta che distingue il Franciacorta e la pone a pieno titolo tra le eccellenze mondiali è che il Franciacorta non è solo una bollicina, è molto di più. È una comunità viva, fatta di uomini e donne che condividono una visione ed un sogno. Ora parliamo di quelle persone che vivono perfettamente l'esperienza del Franciacorta. Attualmente ci sono 113 cantine associate al consorzio,
consorzio nato nel 1990 da soli 29 produttori, una realtà davvero contenuta che oserei dire quasi intima, eppure è stata capace di far nascere un'economia così vitale, di attrarre turismo enogastronomico da tutto il mondo, portando anche il nome di questo territorio ben oltre i suoi confini. Visitare la Franciacorta significa immergersi in un mosaico di esperienze, cantine moderne, architetture spettacolari che riescono perfettamente a dialogare con la natura, ma anche piccole aziende familiari che il vino lo custodiscono come un piccolo tesoro, tramandandolo di generazione in generazione. Un viaggio che unisce innovazione, tradizione e anche eleganza. Un viaggio che calice dopo calice racconta l'anima di un territorio unico. La prossima volta che stapperai una bottiglia di Franciacorta, ricordati che non stai bevendo soltanto un vino. In quel calice c'è la forza dei ghiacciai che hanno modellato le colline, c'è la pazienza dei monaci che nel Medioevo hanno custodito la vite e anche i saperi enologici, la visione di uomini come Guido Berlucchi e Franco Zigliani che hanno creduto fin dall'inizio a questo territorio. E c'è l'orgoglio di questo territorio che ha deciso di non accontentarsi. Il Franciacorta, la Franciacorta è un pezzo di storia italiana e forse, chissà, potrebbe essere anche la tua bollicina del cuore. Enolovers, io vi ringrazio di aver visto il video fino a qui, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare anche la campanella e vi ricordo, bevete sempre con moderazione perché altrimenti che gusto c'è?